quando e come nasce il caseificio Aurora? Allora, il caseificio Aurora nasce con la mia mamma e il mio papà circa 50 anni fa. È un'azienda storica di famiglia, anche perché i miei nonni facevano quello, sia da parte materna che da parte paterna, e io sono la quinta generazione, quindi da che siamo riusciti a risalire con documenti alla mano, la nostra famiglia fa questo lavoro da circa 250 anni e un lavoro che ci siamo tramandati da padre in figlio, con un distacco di un decennio per la scomparsa di mio nonno paterno, la scomparsa prematura. Mio padre, considerate che è nato 8 giorni dopo, e quindi ci fu una difficoltà che poi mia nonna poi compensò dopo una decina d'anni. E questo è per quanto riguarda la parte paterna. Da parte di mia mamma, anche lì sono circa 5 generazioni che fanno questo lavoro. La famiglia era la Granese Capone e avevano l'azienda a Montella, in provincia di Avellino. Quindi da parte di papà siamo sui Monti Lattari, Tramonti, con esattezza, da parte di mamma Montella, in provincia di Avellino. Quindi ho unito due culture di due zone diverse della regione. C'è stato un evento particolare che l'ha spinta a lavorare nell'azienda? Allora, era un'azienda di famiglia, quindi a casa mia, voglio dire, se non si lavorava non è che avevi poi 1000 lire da spendere. Voglio dire, la nostra è stata un'educazione abbastanza rigida, anche perché c'era tanto lavoro, quindi dovevi lavorare e basta. Poi mi sono appassionato, quando ebbi la possibilità di frequentare un corso e poi di lavorare successivamente per qualche anno all'Istituto Sperimentale per la Zootecnia a Bellamuro, nel Potentino, insieme al dottor Roberto Rubino. Ho iniziato ad apprezzare quel lavoro partendo dalle piccole produzioni, dai piccoli allevatori, dalle razze autoctone, e quindi ho iniziato a capire che si poteva produrre anche in maniera diversa, e questo è stato un attimo quello che poi mi ha dato quella carica per andare avanti e continuare a fare il mio lavoro. Quali difficoltà ha dovuto affrontare nel corso della sua carriera? La prima difficoltà è stata quella familiare, perché io ho praticamente scombussolato completamente quella che era il classico lavoro aziendale di famiglia. Noi producevamo tantissimo fior di latte, tantissima provola affumicata, avevamo dei mercati all'ingrosso che effettivamente si facevano anche bei numeri, però il mercato stava cambiando, quindi io, guardando avanti e guardando la strada che dovevo percorrere, ho capito che dovevano esserci delle deviazioni, quindi ho cercato inevitabilmente di proseguire per la mia strada, facendo il lavoro, quello classico di famiglia, e integrando con tutte quelle che erano le mie esperienze, e soprattutto ho inserito e valorizzato la formaggeria, che in Campania, voglio dire, tolte delle piccole lavorazioni che venivano fatte in alcune zone in maniera sporadica, tipo il cacio ricotta nel Cilento, il provolone del Monaco o il caciocavallo qui sui Monti Lattari o in provincia di Avellino, qualche pecorino, in Campania non si trovava più nulla, non è che c'erano tutte queste grandi produzioni e quant'altro. Come è stato crescere in un ambiente legato alla produzione di formaggio? È stato difficile all'inizio, perché era molto difficile riuscire a vendere i prodotti. Io a 20 anni avevo quasi 100 referenze, avevo a che fare con gli allevatori che volevano essere pagati in maniera giornaliera, anche perché un ventenne non hai una credibilità economica tale da poter gestire, anche piccole quantità di latte, quindi il latte io lo pagavo allo scarico, e non vi nascondo che spesso e volentieri, per non
pigliavo i soldi dal mio stipendio per poter avvincere praticamente a quelle che erano le fatture che mi venivano fatte giorno per giorno. E la difficoltà è stata iniziale perché non c'era una vera e propria cultura del formaggio in Campania, quindi da un lato ho trovato mercato fertile, quindi ho trovato persone, ma poi c'era tanto scetticismo, ma soprattutto c'era tanta poca professionalità e poca conoscenza del prodotto stesso. Ieri di formaggi erano formaggi semi-industriali, un po' la Sardegna, quindi anche i ristoratori buona parte compravano o con catalogo alla mano da queste grosse aziende, oppure andavano nei cash and carry e compravano praticamente compravano dei prodotti che erano, voglio dire, di fascia bassa o fascia medio-bassa, super industriali, quindi un prodotto artigianale. All'inizio non è stato semplice farmi capire che aveva un prezzo diverso, anche perché c'era una razza particolare, c'era una mano che era più curata, gusti più importanti, e quindi questo è un po' quello che ho trovato e quando ho iniziato il mio lavoro. Quali ricordi porta nel cuore dei suoi nonni? Oddio, io ho conosciuto solo la nonna materna e il nonno, o meglio la nonna paterna e il nonno materno. Mio nonno era diabetico, quindi quando l'ho conosciuto era già abbondantemente malato e ha potuto trasferire poco del suo sapere a noi che eravamo comunque dei ragazzini, quindi anche se sguazzavamo comunque in caseificio, ma eravamo comunque dei ragazzini. Mia nonna invece, la nonna paterna, mi raccontava di come loro facevano il lavoro, quindi come si comportavano a partire dalla raccolta del latte fino alla distribuzione, che voglio dire nel dopoguerra, se si può chiamare distribuzione, ma era in effetti anche un qualcosa che si distribuiva. Non ho dei veri e propri ricordi, ho più che altro dei ricordi legati a delle ricette, a delle diciamo tecnologicamente sono riusciti comunque a trasmettermi qualcosa nei loro racconti, quindi poi fai 1+1 e bene o male riesci anche a capire com'era la metodologia di lavorazione dell'epoca. Sicuramente il nostro lavoro è un lavoro familiare, quindi anche i miei zii o i fratelli di mio nonno riuscirono poi a darmi delle informazioni per quanto riguarda la lavorazione del latte. Quale piatto o prodotto la riporta con la mente alla sua infanzia? Il piatto prodotto, alla mia infanzia io non ero un grande mangione quando ero piccolo, quindi voglio dire, mi piacevano però i pomodorini. Io sono sempre stato un grande appassionato, lo sono ancora, infatti mi diverto, ho una piccola aziendina agricola, mi diverto a produrre un po' di verdure anche così alla buona. Ho sempre apprezzato molto il pomodoro, forse perché ci sta molto bene con la mozzarella, non lo so. E lo spaghetto al pomodoro, col pomodorino fresco, fatto così in maniera molto veloce, dopo aver chiuso un bel po' di bocconcini da piccolino, quello è un ricordo bello, quel bel profumo di basilico, il pomodoro fresco, quello è un piatto che effettivamente mi ricorda anche l'estate, che era il periodo che da ragazzini giocavamo in caseificio. Quali emozioni e riflessioni le suscita la creazione dei prodotti caseari che uniscono tradizione e innovazione dopo anni di esperienza? Posso dire che come crescere un bimbo piccolo. Sono diventato papà da qualche anno, quindi adesso so anche che cosa significa crescere un bambino piccolo. È un po' è così, mi ha dato la cura del formaggio, la manipolazione. È una sensazione che mi rilassa in qualche modo. Ho sempre continuato a produrre
da quando ho iniziato, quindi non mi sono mai fermato, ho sempre cercato di creare dei prodotti alternativi, dei prodotti che non fossero solo il formaggio per il tagliere, prodotti che potessero avere delle evoluzioni comunque diverse. In che senso? Nel senso che quando creo un formaggio, quando penso di fare un formaggio, penso anche a che cosa può diventare questo formaggio sulla pizza, nelle mani di un ristoratore, di uno chef che magari lo trasforma ulteriormente creandone una cremina, una salsina, disidratandolo, creando delle polveri che abbiano dei gusti particolari. Quindi non mi fermo mai a produrre un qualcosa finalizzato ad un solo processo e fine a se stesso poi alla fine. Sì, mi emoziona, mi rilassa fare i formaggi, produrre i formaggi. Ci sono delle volte che ti svegli e sai che è una giornata tosta, il pomeriggio faccio 2 ore, magari ungo un po' di formaggi, mi sistemo qualche lavoro di affinamento, anche il solo fare la passeggiatina in cantina alle volte mi rilassa, mi stende i nervi e voglio dire, è un lavoro che faccio per passione, non lo faccio per una questione, ecco, c'è tanta passione e i miei formaggi, come vi ho detto all'inizio, sono figli a me, quindi sono felice di fare questo lavoro e mi piace farlo. C'è un formaggio che produce che le sta particolarmente a cuore? Ma formaggio che mi può stare più a cuore di qualcun altro? Forse anche no. Sono molto legato alle trasformazioni che faccio col latte dei Monti Lattari. Forse perché magari siamo più vicini a quella che era la nostra cultura di famiglia, ma credo che nella vita ognuno di noi, nel suo piccolo, per qualsiasi tipo di lavoro inizi a fare, la cosa importante è lasciare un segno. Io ci ho provato cercando di valorizzare quello che era il nostro territorio. Come vi dicevo all'inizio, non c'era e non c'è grandissima cultura lattiero-casearia dal punto di vista, ecco, della formaggeria in Campania, e quindi ho voluto spingere il caprino e il pecorino dei Monti Lattari, 2 formaggi che venivano prodotti dai miei trisavoli, perché erano gli unici latti che insieme a quello vaccino, il quale veniva fatto il fior di latte, si trovava sui Monti Lattari. Oggi io trasformo questo latte di animali che pascolano tra Ravello ed Agerola, quindi la Valle delle Ferriere, il pascolo più bello dei Monti Lattari. È una genetica antichissima, una genetica che forse che anche loro si tramandano da padre in figlio, una capra pomellata che geneticamente, ecco, ha la napoletana dentro, è un mix che però abbiamo solo noi. Quindi è la pecora la stessa cosa, una pecora piccola, piuttosto tozza, producono poco latte ma il loro latte è veramente di qualità, e quindi se devo pensare ad un prodotto che mi emoziona un po' di più, diciamo così, che quando tagli quella forma bella, che sia più giovane o stravecchia, quella che mi emoziona di più forse è quella, le lavorazioni di capra e pecora, parlando dei pascoli dei Monti Lattari. Avete dei criteri secondo i quali selezionate le vostre materie prime? Materia prima, a partire dal latte, cerchiamo inevitabilmente di selezionare quello che un po' riusciamo anche a trovare in loco, perché voglio dire, ci spostiamo fino al Pollino per raccogliere del latte buono, parlando di latte di razza bruna, parlando del latte Jersey, col quale ci facciamo il fior di latte, un prodotto premiato anche a livello nazionale. Quindi ecco, la scelta della materia prima e la finalità di una scelta appropriata di una materia prima di grande livello è quella di fare un prodotto di alto livello, che poi sul mercato funziona e si vende pure. Quindi siamo sempre alla ricerca dei latti, abbiamo delle vecchie amicizie in Irpinia,
voglio dire, raccolte di latte che prendeva anche mio nonno di razza podolica, che ogni tanto riusciamo ad avere per la produzione di qualche formaggio. Vi ripeto, abbiamo la razza Jersey, abbiamo la Bruna Alpina, abbiamo anche preso delle belle quantità quando ci è capitato in Val d'Aosta o in Piemonte, parlando sempre di latti speciali. Capra e pecora, montilattari, le raccolte sono veramente, abbiamo pochissimo latte, però lavoriamo anche quello della Murgia quando ce n'è la necessità, quindi ci procuriamo le materie prime in base al prodotto che vogliamo ottenere, ma soprattutto alla qualità del latte di partenza. Preferiamo sempre un animale al pascolo, un animale che mangia bene. Troviamo sempre questo tipo di latte, anche no, spesso per la produzione del fior di latte compriamo anche latte da stalle più grosse, che però hanno comunque una cura dell'animale, sono comunque stalle che abbiamo visionato di persona e che comunque ci producono un buon latte. Il latte estero anche no, abbiamo tanto buon latte in Italia, quindi perché comprare latte all'estero o semilavorati o altre cose che possono, questo anche no, non è stato mai nel nostro stile, quindi non ci serve, non abbiamo un mercato per quel tipo di prodotto. Come è nata la tomaccia di bufala con i frutti rossi? Allora, la tomaccia di bufala con i frutti rossi è nata un po' seguendo le mode del momento. Oggi sono più affinatori che produttori, quindi persone che comprano un formaggio, lo manipolano in qualche modo e poi lo rivendono completamente trasformato. Il mercato era molto tendente a questo tipo di mercato, e quindi ho voluto iniziare a giocare anch'io con questo tipo di lavorazioni, e ho iniziato con una base di un blu di bufala che andava già alla grande sul mercato, quindi ho giocato anche molto in maniera, posso dire, anche un po' sport, perché era già un prodotto che si stravendeva sul mercato, e questo lavoro nasce sempre perché poi nel corso della mia carriera di tecnologo lattiero caseario ho avuto modo di conoscere tante persone che avevano la loro attività e facevano il loro lavoro. Insieme a Roberto Di Meo abbiamo tirato fuori un prodotto che era molto interessante. Roberto produce il Taurasi, quindi io ho preso i residui delle botti di questo Taurasi, quindi molto aromatiche, molto profumate. Io ci ho messo a bagno praticamente questa forma di blu di bufala e poi ho fermentato a parte dei frutti rossi semicanditi e ho creato il mio lavoro di affinamento, quindi un prodotto che sul mercato ha vinto subito, ha ricevuto anche diversi premi nazionali, è stato un prodotto molto apprezzato. Mi piace la tendenza a fare quel genere di prodotti lì? Sì e no. Io sono per le basi classiche, per i formaggi, diciamo, però devo essere onesto, ecco, poi mi sono messo a giocare con i fichi del Cilento, con la pera pennata, ho iniziato a fare qualcosa anche con dei liquori, con del caffè, quindi creando poi altre sinergie, perché c'era il produttore del Via Marena, il produttore, quindi si sono create queste sinergie, quindi abbiamo nel corso degli anni inserito dei prodotti con dei lavori di collaborazione, andando ad unire l'esperienza di 2 o più aziende per creare poi un prodotto unico che abbiamo utilizzato per le degustazioni di questi amici che producono magari liquori o frutte candite e quant'altro, e quindi ci siamo divertiti, ci siamo divertiti poi a creare anche questo genere di prodotti qua. Prendendo in considerazione l'attuale mondo della produzione casearia, come vede il futuro di questa professione? È una professione che avrà sempre, come dire, un suo perché. Logicamente oggi c'è da rapportarsi con quello che è lo stile di vita
dei ragazzi del 2025. È un lavoro tosto il nostro, è un lavoro dove ti svegli presto la mattina, non ci sono mai degli orari precisi, e quindi non sai mai quando poi ritorni a casa, quando finisce il lavoro. Quindi è un lavoro comunque tosto, impegnativo, è un lavoro dove ci vuole tanto sacrificio, è anche un lavoro che però dà tanta soddisfazione economica e non. Il fatto qual è? È cosa noi riusciremo a salvare negli anni, nei prossimi anni. Perché dicevo prima, ecco, lasciare un segno, valorizzare quel poco che abbiamo, anche se è poco, è molto importante, proprio per lasciare qualcosa a chi in futuro ha intenzione di continuare una tradizione, uno stile di vita, perché poi un lavoro come il nostro diventa anche uno stile di vita, orari assurdi, pochi giorni di ferie all'anno. Voglio dire, non è come stare dietro la scrivania a battere su un computer o a mandare email, è un lavoro anche fisicamente tosto, però è quello che ritengo sia uno di quei lavori che ci hanno come dire, messo, a differenza di tanti altri paesi europei e non, su un livello diverso. Il famoso Made in Italy è proprio questo, è il fatto di avere ancora aziende agricole che allevano animali che hanno una genetica antica, quindi razze autoctone. Abbiamo una biodiversità che ci invidia tutto il mondo, quindi abbiamo un territorio che è molto molto favorevole. Quindi la via del latte, come la chiamo io, credo che non finirà mai in Italia, anche se si sente, ecco, siamo anche molto pressati dalla Comunità Economica Europea per quanto riguarda il latte crudo, quindi anche lì ci sarebbe da dire tantissimo. Il futuro credo che possa, con un po' di buona volontà e riuscendo a trovare il giusto rapporto ed equilibrio in un lavoro che è tanto sacrificato e sacrificante, voglio dire, credo che ci sono buone speranze che la nostra tradizione possa continuare per un bel po' di anni ancora. C'è una storia o un aneddoto che vi piace raccontare legato alla vostra attività? L'omino del latte che la mattina si sveglia di buon'ora, scende giù, il caffè, giro in caseificio e si parte. La nostra storia la raccontano i nostri formaggi, i nostri prodotti.